Buongiorno a tutti cari amici e tifosi rossoneri, bentornati sul canale Milanisti. Oggi affronteremo sicuramente anche la questione calciomercato che, come ho spiegato ieri, è una situazione in divenire e fintanto che non arriveremo al 1 di luglio ci sono e ci saranno ovviamente dei movimenti in entrata e uscita, ma le ufficializzazioni di questi movimenti saranno concretizzate a partire appunto dal primo luglio, quando riaprirà ufficialmente la finestra del calciomercato estivo, che, come dicevo, quest'anno per la prima volta ha visto un'eccezione, cioè la finestra temporanea dal 1 al 10 di giugno, che è stata istituita per dare modo alle squadre che partecipano al mondiale per club di rimettere a posto un po' le cose. Ma parleremo anche di un aspetto fondamentale in qualsiasi circostanza della vita, soprattutto anche in una squadra di calcio, cioè la comunicazione, e andremo a vedere anche il calendario di tutte le partite amichevoli e ufficiali che il Milan farà da qui alla fine di agosto e anche ai primi giorni di settembre, così sapremo anche come organizzarci per poterle vedere, perché io non so voi, ma io sono uno di quelli che non si perde neanche l'amichevole tra prima squadra e primavera, da quanto sono affezionato al Milan, da quanto sono diciamo innamorato dei nostri colori, della nostra squadra. Prima di tutto però, se volete sostenere questo canale dovete fare 4 cose semplici e veloci: iscrizione e insieme l'accensione della campanella. Quando cliccate sulla campanella mettete tutte, in maniera che così vi arrivano tutte le notifiche di tutto quello che pubblicherò su questo canale, e quindi contemporaneamente da una parte sostenete il canale perché aiutate l'algoritmo a far trovare questo canale, dall'altra vi fate un favore perché verrete avvisati tutte le volte che pubblicherò contenuti, e così non vi perderete niente di tutto quello che apparirà su questo canale. Poi, se vi piace il video, ovviamente il like, importantissimo anche questo, e poi il commento anche tattico, perché anche questo spinge l'algoritmo, spinge il canale grazie all'algoritmo, e quindi usate il commento semplicemente per salutare, un grazie, un ciao va benissimo, o se no esprimete le vostre opinioni che sono sempre ben accette, le leggo sempre molto volentieri, e se vedete nei vari commenti sotto i vari video cerco di rispondere a tutti compatibilmente con il tempo che ho a disposizione. Grazie a tutti. Allora, partiamo subito ovviamente con il mercato e con le ultime notizie di mercato. Non è che sia successo un granché in queste ultime 12-24 ore. È uscito fuori il nome di un terzino, Thiago Santos, terzino portoghese, che però gioca nel Lilla, che era già stato seguito dai rossoneri in passato, è stato reduce, anzi è reduce tuttora da un lungo infortunio, perché a ottobre 2024 si è rotto il crociato, ma è un profilo molto interessante a quanto si dice, perché ha quelle caratteristiche che potrebbero interessare e servire ad Allegri, quindi è sicuramente un giocatore adatto anche a offendere, ma soprattutto a difendere, perché ha grande dinamismo, grande tecnica, ovviamente scuola portoghese, quindi vedremo. È chiaro che un giocatore che è reduce da un infortunio lunghissimo come quello che ha subito Thiago Santos potrebbe non dare subito garanzie, quindi secondo me, se proprio devo essere sincero, difficilmente il Milan opterà per questa soluzione. Credo che, conoscendo Allegri, vorrà un giocatore pronto, fatto e finito, che sia in grado sin da subito, sin dalle amichevoli, di dare il suo contributo. Altra notizia che potrebbe essere interessante è quella di Gudmundsson della Fiorentina, che non sarà riscattato e che è stato proposto dai suoi agenti a diverse squadre, tra cui Milan e Roma. Ci sono dubbi per quanto riguarda Tare ed Allegri, perché questo è un trequartista e in questo momento non è ovviamente la priorità, perché il centrocampo del Milan, come ho detto, avrà una fisionomia ben precisa, avrà un regista importantissimo come Modric, avrà un tuttocampista come Xhaka, che servirà in tutte le circostanze, dall'interrompere il gioco avversario e quindi dal far parte della fase difensiva a tenere palla, a costruire gioco, a fare assist, anche a concludere, e poi probabilmente, io me lo auguro di tutto cuore, Javi Guerra, un box to box che assomiglia molto a Kaká, sia
nell'aspetto fisico che anche nei movimenti, forse è un pochino più lento, ma sicuramente è un giocatore straordinariamente utile per un centrocampo così variegato come quello di Allegri, e quindi questo Gudmundsson, per quanto sia un ottimo giocatore, non credo che rientrerà nei piani, almeno al momento, di quelle che sono le priorità del Milan. Il Milan lavora sotto traccia perché, come ho detto, fino al 1 luglio ufficializzazioni non ne potranno essere fatte perché il mercato apre in quella data, ma lavora sotto traccia anche e soprattutto sulle cessioni, e lavora per piazzare tutti i giocatori che sono in esubero, in particolar modo quelli più costosi, proprio per fare budget, per fare cassa. Quindi si sta lavorando ancora su Theo per cercare di trovare una soluzione che possa accontentare tutti, ma anche su Adli, perché anche Adli non rientra nei piani di Allegri e è un giocatore che potrebbe portare alla casse diversi bei milioncini che in questo momento fanno comodo. Poi altre notizie di rilievo non ci sono, si continua a trattare su Xhaka e su Javi Guerra, che sono i primi due obiettivi che metteranno a posto il centrocampo. Dopo si passerà probabilmente alla parte dei difensori con Leoni, che è il prescelto, diciamo, da Allegri per andare a rimpinguare insomma, quelli che sono i giocatori che fanno parte del ruolo dei difensori centrali. Non si sa ancora se partirà qualcuno. Si era pensato, si era parlato a Ciao, che poteva interessare proprio al Bayer Leverkusen, lo stesso di Xhaka, ma la trattativa ancora non è decollata, quindi poi staremo a vedere quelle che saranno le evoluzioni. Prima di passare al concetto della comunicazione e poi al calendario delle partite del Milan, alcune considerazioni che sono una di carattere economico, perché non so se avete saputo, ma il Liverpool ha appena acquistato Wirtz, un giocatore che è costato, comprensivi di bonus, ben 150 milioni. E qui vorrei il vostro parere, vorrei la vostra opinione, perché secondo me stiamo esagerando, lo stiamo facendo da tantissimo tempo. Abbiamo perso, secondo me, la misura, perché non possiamo, secondo me, permettere a certe squadre di vendere giocatori a queste cifre, e non possiamo permettere ad altre squadre di acquistarli a queste cifre. Dovremmo, secondo me, fare come hanno fatto in America, dove hanno messo un tetto agli ingaggi, sia agli ingaggi intesi come stipendi dei giocatori, sia alla possibilità di spendere determinate cifre per acquistarli, perché così facendo si rovina il calcio. Perché se un giocatore come Wirtz, che non so quanti di voi lo conoscono, ma io non lo conoscevo fino al momento di questa notizia, viene pagato 150 milioni, io quanto dovrei andare a pagare un giocatore come Yamal? Cioè siamo veramente fuori dalla realtà. Qui bisogna che tutti si diano una regolata, che tutti facciano un passo indietro, perché poi ci lamentiamo perché le cose non funzionano, le nazionali, soprattutto quella italiana, non vanno bene, eccetera, ma qui siamo, secondo me, fuori da ogni realtà. Piccola e breve considerazione da questo punto di vista su questo aspetto. Poi chiaramente ci sono delle considerazioni da fare, secondo me, sul mondiale per club. È stato dipinto, è stato disegnato, è stato pubblicizzato come l'evento del secolo, che avrebbe cambiato il calcio, che avrebbe fatto innamorare i tifosi, eccetera. Io non so voi, anche qui vi chiedo un commento, vi chiedo di aiutarmi a capire, ma io ho visto stadi semivuoti, un caldo torrido che in alcune circostanze mette i giocatori in ginocchio, come aveva ampiamente previsto Sacchi quando diceva che quando lui ha fatto il mondiale con la nazionale italiana in America ha avuto dei problemi enormi per il caldo torrido, il caldo insopportabile. E poi abbiamo squadre stanche, abbiamo squadre che sono a fine stagione con giocatori in parte demotivati, ma quale spettacolo può esserci in una situazione del genere, con giocatori che, ripeto, sono arrivati a pochi giorni dalla conclusione di una stagione estenuante, in una situazione climatica veramente difficile in alcune zone dell'America, e con gli stadi semivuoti, con squadre semisconosciute. Cioè io non credo che questa sia una formula che possa in qualche modo andare a
scalzare dall'Olimpo delle competizioni più importanti la Champions League, ad esempio. Secondo me la Champions League rimarrà una competizione di importanza assoluta che nessun mondiale per club potrà mai raggiungere né sostituire, però ditemi anche voi cosa ne pensate. Allora, passiamo ora all'argomento della comunicazione, un argomento che ci tengo ad affrontare insieme a voi perché ritengo che sia un argomento fondamentale, come dicevo, in tutti gli aspetti della vita. In questo caso diventa importante per noi tifosi del Milan perché a quanto sembra, nonostante l'arrivo di Tare e di Allegri, la comunicazione del Milan nei confronti dell'esterno, quindi nei confronti del pubblico, nei confronti soprattutto dei tifosi del Milan, non è cambiata, nel senso è totalmente inesistente. Anzi, abbiamo visto che quelle poche volte in cui i personaggi che si sono alternati davanti alle telecamere per comunicare con noi tifosi, e mi riferisco ovviamente a Moncada, Ibrahimovic e Furlani, hanno aperto bocca, forse era meglio se in quelle occasioni non l'avessero fatto, perché le parole che sono uscite dalla bocca di questi personaggi non hanno fatto altro che indispettire ancora di più i tifosi del Milan. E io sono assolutamente d'accordo su questo concetto, sul fatto che molti tifosi sono arrabbiati per questo tipo di comunicazione, perché la comunicazione è fondamentale. Oggi come oggi, ma lo è sempre stata, ma oggi come oggi ancora di più, noi dobbiamo capire che la comunicazione è fondamentale, perché se non spieghi quello che sono le tue intenzioni, i tuoi obiettivi e non rendi partecipe soprattutto i tifosi, che sono l'anima di una squadra di calcio, i tifosi finiranno per farsi delle idee sbagliate, perché in assenza di comunicazione i silenzi e le poche cose che si vedono e che si notano dalle indiscrezioni sono cose che vengono sicuramente mal interpretate. Quindi la comunicazione ci deve essere e soprattutto deve essere inequivocabile. Se usi la comunicazione interpretabile, fai un danno alla società, fai un danno alla nostra squadra, perché la situazione di una squadra di calcio, quindi il riuscire a costruire una squadra di calcio che diventi poi competitiva e che diventi poi una squadra vincente, passa anche attraverso l'ambiente, attraverso la situazione ambientale che circonda la squadra. E non mi riferisco solo al tifo, che è fondamentale, mi riferisco alla stampa, mi riferisco all'opinione pubblica, mi riferisco a tutti quelli che poi guardano quello che succede in casa tua. Se la società Milan, l'AC Milan, fa le cose fatte bene, perché magari ora con l'arrivo di Tare e di Allegri si inizia a fare le cose seguendo un criterio, quindi seguendo le regole del calcio, seguendo quelli che sono gli esempi che sono già stati fatti da altre società che hanno avuto successo, quindi non si inventa nulla, ma si fanno semplicemente le cose più basilari fatte bene. E la società AC Milan incomincia a comunicare in maniera corretta, in maniera inequivocabile con l'esterno e quindi anche con noi tifosi, automaticamente l'ambiente assume tutto un altro significato e quindi cambia completamente il vento e la situazione ambientale del Milan diventa positiva, e questo aiuta la squadra a prendere fiducia, aiuta la squadra a crescere e quindi poi a raggiungere anche i risultati. Se questo cambiamento a livello societario con l'arrivo di Tare e Allegri non viene accompagnato in primis da un gioco che abbia un senso, in secundis da una squadra che abbia un senso e poi anche da un ambiente che abbia senso, e quindi se poi il tifo non va dietro la squadra, non la sostiene, soprattutto nelle prime fasi della prossima stagione, che saranno quelle più delicate, nelle quali il pubblico e soprattutto il tifo rossonero starà col fucile puntato per vedere se la società Cardinale e i vecchi dirigenti abbiano fatto la scelta giusta oppure no, perché ovviamente in questo momento nessuno si fida di questi personaggi visti i disastri che hanno compiuto. Quindi ci sarà una fase molto delicata che sarà quella proprio della parte di preparazione estiva con le prime amichevoli e poi soprattutto delle prime partite ufficiali, nella quale se non c'è comunicazione, non c'è comunione di intenti e tutto l'ambiente non rema nella stessa direzione, rischiamo noi tifosi e anche l'opinione pubblica e la stampa specializzata di mettere i bastoni fra le ruote a uno spogliatoio nuovo, a una situazione nuova che invece avrebbe bisogno di tranquillità e soprattutto di sostegno. Quindi
io mi rivolgo ovviamente in primis a tutti i tifosi, ai quali dico: lasciamo per un attimo stare il fatto che ci sono dei dirigenti che non ci dovrebbero più essere, che si sarebbero dovuti licenziare o che sarebbero dovuti ehm, che avrebbero dovuto essere sostituiti per le incompetenze, per le cose che hanno fatto. Lasciamo stare che non siamo assolutamente contenti del proprietario e tutto quanto, ma noi dobbiamo tifare la nostra squadra, cioè il Milan rimane, le persone, presidenti, proprietari, dirigenti vanno e vengono, il Milan rimane, noi dobbiamo sostenerlo, e in questo momento che perlomeno Tare e Allegri stanno facendo uno sforzo enorme per ricostruire una squadra che abbia un senso, noi dobbiamo essere a supporto di questo sforzo. Quindi i primi momenti dobbiamo sostenere fidandoci, poi se dopo 3-4 mesi vediamo che anche questo progetto sportivo fallirà, allora possiamo e dobbiamo assolutamente tornare a protestare, perché vuol dire che la proprietà non ha ancora fatto la scelta giusta. Ma siccome io sono fiducioso che Tare e Allegri possano mettere a posto le cose, in questa fase, come dicevo, di preparazione e i primi mesi della prossima stagione ufficiale, noi dobbiamo sostenerla questa squadra, perché i ragazzi nuovi che arriveranno e quindi questo nuovo gruppo di giocatori e questo nuovo progetto sportivo ha bisogno del nostro sostegno. Dall'altra parte faccio un appello alla società. La società deve comunicare, stare zitti come sta succedendo, oppure aprire bocca e dire parole a sproposito come succedeva a Ibrahimovic, che faceva lo sbruffone e che non aveva capito che lo poteva fare da giocatore, anche se, apro e chiudo parentesi, a me non è mai piaciuto neanche da giocatore quando faceva lo sbruffone. Apprezzavo di più gente come Van Basten e Maldini, che pur essendo sicuri di se stessi e pur potendo parlare allo stesso modo di Van Basten, di Ibrahimovic, non hanno mai fatto gli sbruffoni. Ma, chiusa parentesi, ma doveva capire che con un ruolo importante, per quanto non direttamente dipendente del Milan, ma in quanto figura che agiva concretamente dentro il Milan, avrebbe dovuto assumere un altro tipo di atteggiamento. Quindi, a parte Ibrahimovic che l'ha fatta fuori dal vaso sin da subito, perché non ha capito assolutamente che lo sbruffone non avrebbe pagato, anzi gli si sarebbe ritorto contro, ma anche quando hanno parlato i vari Furlani e Moncada, soprattutto Furlani, hanno sempre parlato a sproposito, perché hanno parlato con una comunicazione interpretabile, che chiaramente è stata interpretata male, giustamente, e non hanno raggiunto l'obiettivo che dovevano raggiungere, perché la società deve tranquillizzare i tifosi, quindi prima li deve informare su quello che sta facendo e poi li deve tranquillizzare facendogli capire che sta facendo qualcosa per andare verso l'obiettivo che tutti vogliamo, che è quello di tornare competitivi. Guardate alcune società che sono quelle che insegnano, no? Dove ci sono determinati dirigenti che parlano con i tifosi, che li tranquillizzano. Io parlo ad esempio di De Laurentiis. De Laurentiis a me non è che stia molto simpatico, però un presidente proprietario che va in pubblico a ammettere i propri errori e che lo fa anche, come è successo in questo fine stagione con Conte, che ha appena ribadito questo concetto, ha detto: sono rimasto a Napoli perché De Laurentiis ha ammesso le proprie colpe, le responsabilità della società, e mi ha detto che non sbaglieranno più, che faranno quello che gli ho chiesto. Ecco, questo tipo di comunicazione, di umiltà, di capacità di far capire come stanno andando le cose, è una manna dal cielo per i tifosi, perché i tifosi sicuramente hanno il polso della situazione e se anche devono aspettare, aspettano con serenità, perché sanno che le cose stanno andando nella giusta direzione. Se non comunichi o comunichi a sproposito solo per riempire, solo per dare il contentino, diciamo così, come spesso ho visto fare a Furlani, questo indispettisce il tifo, crea un ambiente malsano che poi si ripercuote negativamente sulla nostra società e sul rendimento della squadra. Perché ragazzi, non dimentichiamoci che in campo ci vanno degli esseri umani che sono sensibili a quello che è l'humus, a quello che è il mood, a quello che è lo stato d'animo del tifo, soprattutto e a maggior ragione in una squadra come il Milan, che ha uno stadio dove spesso ci sono 70.000 tifosi che vanno a vedere la partita. Ma oggi, a maggior ragione con i social media, tutti i giocatori guardano i canali YouTube, TikTok, Instagram, eccetera, e quindi sono molto più informati su quello che succede fuori dallo spogliatoio rispetto a 10-20 anni fa. E
lo sanno, lo sentono se il tifo è contento, se il tifo è dalla loro parte, oppure se sono da soli di fronte alle difficoltà. Quindi i tifosi si chiamano supporters in inglese perché devono supportare la squadra in ogni circostanza. Poi alla fine della stagione si tirano le somme e, come succede nelle migliori famiglie, si lavano i panni sporchi in famiglia e se qualcuno ha sbagliato paga. Ma durante la stagione la squadra va sostenuta e va sostenuta e i tifosi arrivano a sostenerla quando c'è dialogo, quando c'è comunicazione chiara, quando c'è sincerità, quando c'è onestà, quando chi sbaglia ammette di aver sbagliato, si prende le sue responsabilità e fa intendere che ha intenzione di fare meglio. Io non ho visto nessuno, a parte qualche intervista rilasciata da Ibrahimovic, che si vedeva che era stata rilasciata per forza, quindi non c'era sincerità secondo me in quelle parole. Non ho visto quasi nessuno ammettere di aver sbagliato, prendersi le responsabilità, andare a metterci la faccia di fronte alla telecamera, parlare chiaro e dire abbiamo fatto un disastro, stiamo cercando di capire dove sono i nostri errori e stiamo facendo questo e quest'altro per migliorare. Niente di tutto questo. Quindi, morale della favola, comunicazione è fondamentale per ricreare un ambiente sano e la nostra società ha il dovere di imparare a comunicare. Spero che venga data questa possibilità a Tare, perché Tare in passato ha dimostrato di essere in grado anche di gestire la comunicazione societaria e di averlo fatto sempre mettendoci la faccia e con totale onestà intellettuale. Chiusa questo argomento della comunicazione che ritenevo molto importante, ditemi assolutamente cosa ne pensate, perché è necessario che su questo argomento ci confrontiamo. Andiamo a vedere quelle che vi dicevo prima, che sono le partite amichevoli ufficiali del Milan in questa nuova stagione. Come vedete, il ritiro precampionato è previsto per il 7 luglio, quindi dal 7 luglio partirà la preparazione estiva e poi ci sono una serie di amichevoli estive che sono state confermate e che sono il 23 luglio a Singapore Arsenal-Milan, il 26 luglio a Hong Kong Milan-Liverpool, il 31 luglio a Perth contro il Perth Glory, il 9 agosto a Dublino contro il Leeds United e il 10 agosto a Londra contro il Chelsea. Quindi amichevoli, diciamo, sostanziose, amichevoli di livello, perché affrontiamo non so per quale motivo, ma quasi esclusivamente squadre inglesi, probabilmente perché le squadre inglesi ovviamente in questo momento sono il benchmark del calcio a livello internazionale, quindi sono la Premier League è il campionato di riferimento, ma affrontiamo la detentrice del titolo nazionale, quindi la squadra che ha vinto il campionato in questa stagione, cioè il Liverpool. Affrontiamo l'Arsenal, che negli ultimi anni è stata un outsider importantissimo, una delle più forti squadre, il Leeds United, che chiaramente non è a livello delle altre, ma comunque è sempre una squadra inglese, e poi il Chelsea, che è sempre stata, e anche se non sta navigando in acque tranquillissime, è una signora squadra. Quindi abbiamo dei test importanti, abbiamo delle partite significative che possono darci delle indicazioni importanti su quella che è la costruzione della nuova squadra, e sarò felice, come credo molti di voi, di guardarle, perché credo che siano tutte poi siano partite che si possono vedere. Ora non so ancora su quali canali, ma se avrò informazioni in merito ve le confermerò. Poi è in dubbio il trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza, che presumibilmente ci sarà subito dopo Ferragosto, ma questa è ancora una cosa da confermare, perché il Monza ha dei problemi da risolvere, soprattutto perché sembra che stia per essere ceduta a un fondo americano e quindi bisogna vedere se potranno riuscire a organizzare questo evento. E poi iniziano le partite ufficiali, perché il 17 agosto ci sono i 32esimi di Coppa Italia a Milano contro il Bari, e poi le prime 3 giornate di campionato. Il 23 agosto la prima giornata Milan-Cremonese alle 20:45 visibile su DAZN, il 29 agosto, quindi 6 giorni dopo, la seconda giornata a Lecce, quindi Lecce-Milan sempre alle 20:45, questa volta partita visibile su DAZN, Sky e Now, e poi il 14 settembre la terza giornata, quindi ci sarà la sosta
alla ripresa della sosta si giocherà contro il Bologna a Milano alle 20:45 sempre su DAZN. Per ora è tutto ragazzi, io spero che in questo video gli argomenti trattati siano stati di vostro interesse, ditemi assolutamente cosa ne pensate delle cose di cui abbiamo parlato, io vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto, ci vediamo nei prossimi video, mi raccomando iscrizione, campanella, like e commento, grazie a tutti e sempre Forza Milan.